Che è entrato qualcun altro? No, no, va bene. Allora, quello che stavo dicendo, qual è? Questo è lo stesso disegno? Sì. Sì, sì. Questo è il primo e poi questo è il secondo. Questo è il primo. Ah, questo è un Lo altro. stesso, l'ho fatto in due modi Ah, diversi, l'hai innanzitutto fatto due per volte, provare il ok. chiaroscuro, così. Allora, quando fai il chiaroscuro fai sempre tutto insieme. Quindi questo qui va meglio, nel senso che sei partito e parti dal fondo, come sono partito io. Non so se hai Sì, visto sì, il sì, così ho mio... fatto. Diciamo che mi sembra sempre troppo pesante e troppo piatto. Beh, devi far andare la mano, non c'è niente da fare. Questo, cioè, come dire, il tuo limite è l'artigianato, nel senso è il controllo della mano. Il controllo della matita da parte della mano viene fuori facendo andare la matita, non c'è niente da fare, quello è. E se fosse una pialla tu staresti incastrando continuamente invece di farla andare liscia. Però l'unica maniera per farla andare liscia è continuare a provare, aggiustare la lama, prenderti le misure, quello lì. Però quello fa parte, come dire, fa parte dell'apprendimento del mestiere. La cosa che vedo e che c'è presente in tutte e due è che sei troppo affezionato ai contorni. Cioè, aspetta, vediamo se mi funziona. Perché mi spariscono durante il chiaroscuro, quindi non li vedo più a un certo punto e non No, riesco a ti affidarglieli. spariscono perché allora se tu c'hai, si vede? Sì. Sì, sì. Tu ce n'è uno, poi qui ce n'è un altro, ok? E qui poi ce ne mettiamo un altro messo così. Allora tu c'hai fai tratteggio. Quando fai il tratteggio, allora, intanto non so se hai visto, io non li traccio cercando di essere preciso, Sì, sì. perché vengono così, che vengono esattamente come li stai tracciando tu. Ok? L'esercizio da fare è, cioè far andare, io lo suggerisco, è far andare la mano in questa maniera. Cioè ti vengono fuori da questo. Sì, ho Poi capito. casomai prendi la gomma pane e lo pulisci. Adesso vabbè mi viene fuori Z. Mi viene, no, prendiamo un pennello, vediamo un po' se... No, un pennello proprio. Vediamo se è un pennello che ci prendo questo colore. Poi è proprio con un po' con la gomma pane, no? Mm. E un po' col tratteggio, perché non sparisce? È chiaro che ho cambiato colore, scusa. Perché non spariscano, tu devi, come dire, a parte stai lavorando sul fondo, no? Sì. Allora, in parte alcuni tratteggi ti spariscono per quello. Ti spariscono perché tu ci passi sopra con... qui Sì. addirittura mi manca il disegno, io lo rifinisco con... e questo è un disegno sbagliato, lo rifinisco col tratteggio, vedi? Qui non c'è neanche la linea, perché le linee di contorno, poi quando fai il tratteggio, poi ci finisci dentro. È una questione di delicatezza, non è che e viene fuori con l'allenamento. Mm. Vedi, io ho fatto due tratte qui, per esempio, questo è il primo tratteggio, che sarà pure qui, e immagino sarà anche qui, ok? Poi sarà anche qui. Io dovrei aver messo l'indicazione dell'esercizio dell'uovo.
Sì. va fatto tantissimo. Anzi, il tuo compito della settimana prossima è farmi... Ciao, Ciao. Beatrice. Ciao. Ok, il tuo compito per la settimana... eccolo qua. Ok, a posto. Il tuo compito per la settimana prossima è farmi 2 o 3 uovi... uovi. 2 o 3 uova il più rifinite possibile. Cioè tu ti devi allenare tantissimo al tratteggio, al tratteggio incrociato. Non hai... Vedi che solo con il tratteggio è venuto fuori? Si vede? Sì, sì, abbastanza. E se io lavoro su questo, il contorno deve essere solo suggerito, cioè in realtà il lavoro di definizione della forma è fatto col tratteggio e non è fatto con... Poi se ti supera, cioè se vedi che tratteggio ti viene sbagliato in certe zone, no. Allora guarda come questo acino qui, quando tu lavori sugli esterni, risulta definito. E io sto scarabocchiando. Riesco a spiegarmi? È una cosa, è difficile, te lo posso dire. No, più che difficile, ci vuole la pazienza di mettersi lì e far andare la mano, far andare la mano, far andare la mano, finché il tratto da così mi diventa una cosa indistinta e finissima, e capire, aspetta un attimo, capire che poi che il tono importante viene fuori dal tratteggio incrociato, e tu quando incroci pesti esattamente, usi lo stesso peso sulla matita, perché è una sovrapposizione di strati e non è almeno all'inizio. Poi a un certo punto tu cominci a controllare, per cui anche con questo aggeggio orripilante che io odio, che è la tavoletta grafica, che tutti i giovinastri amano la follia, ma io non mi ci sono, fondamentalmente non mi ci sono mai messo, perché io sono con la tavoletta grafica nella stessa condizione nella quale sei tu con la matita. Siamo pari pari. E come vedi, malgrado i capelli bianchi, che poi peraltro rado perché così non si vedono, continuo a avere gli stessi problemi che hanno tutti i principianti con uno strumento nuovo. Non mi funziona. Io so che adesso non c'ho tempo perché devo fare altre cose, no? Perché mi interessano altre cose, devo fare roba mia, disegni miei, eccetera. Però io so che se mi metto lì e provo e provo e provo, come dire, disegno a tavoletta grafica esattamente come disegnerei con... oppure trovo le maniere, perché magari invece di usare le matite che non hanno che significato, io vedo che usano delle matite con delle forme strane. Poi io se vado a guardare i tutorial, che è pieno di tutti, ce ne sono anche troppi, i tutorial di gente che disegna, io vedo che usano pennelli con delle forme strane che poi usano solo a dare dei punti invece che, cioè c'hanno delle tecniche che sono anche comprensibili, non so come, però ti devi mettere lì e devi avere la pazienza. Chi è che stava dicendo qualcosa? Ah no, nessuno. Devi avere la pazienza di far andare la mano, non c'è niente da fare. Per il resto, più o meno, è quello che mi dice, adesso scusa, ma me ne carico un altro, perché dunque, carico questo. E quello che mi va bene è questo, eh? No, non è questo. È questo. Niente. Scusa un attimo, cancello tutto. Non salvare.
e non salvare. Poi prendo questa e la metto qua. Ecco fatto, poi la giro. Ok. Come dire, l'ultima indicazione che ti do è questa. Quando c'hai questo tratteggio fine, quando hai questo tratteggio fine che quasi non si vede, la prima cosa che devi fare, io adesso sto andando a memoria chiaramente, è quando hai fatto il primo passaggio leggero sul fondo, esattamente come si fa sull'uovo, fai una zona leggera di tratteggio. Dice, ma mi sparisce il disegno. No, se sei leggero. Quella è la... Qui è più scuro, questo qui è più scuro, qui è più scuro, qui dietro mi sembra sia più scuro. Quando hai fatto questo, poi cominci, fatto il primo passaggio, riparti dal fondo e gli dai, e dopodiché poi intervieni sui vari acini in maniera, qui per esempio, qui te lo sei dimenticato, perché tu sei, allora, è tutto comprensibile, è una questione, sei un principiante, no? Diciamocelo, non è che, non è Sì, un'offesa, ok? no. No, perché c'ho avuto una discussione con un'allieva che mi ha detto, ah, ma hai detto che non so dipingere. No, ma io manco so dipingere. Io ho detto, guarda, io sto ancora imparando e so 50 anni, tu sei 6 mesi e sai dipingere, non sai dipingere. E se gli ha preso male, si è scoraggiata e non so che se tornerà. Però, ma che gli devo dire? Cioè, stiamo tutti imparando. Quindi, allora, e quello che succede ai principianti è che si concentrano sulle cose, sulle trappole. Allora, tu sei concentrato sui contorni, che è una trappola. Sei concentrato sui particolari, vedo che Beatrice ride, perché sei concentrato sui particolari ed è una trappola. Non so se riesco a spiegarmi. Funziona così la storia. Ok? Io stamattina sono andato, non so se avete visto, non so se adesso vediamo se ce l'ho qui a portata di mano. Dottor Divago. Ok. Stamattina me ne sono andato. Copia. No, copia l'immagine. Vediamo se me la carica. Ok. Stamattina me ne sono andato a fare, finalmente anch'io ho potuto fare, a fare sto disegno col carboncino, anzi con la fusaggine. È una fusaggine di marca, che la vedo in giro che tutti la usano, che c'hai quelli veramente bravi da usare, per cui me li sono comprati pure io. E si chiamano Nitram, è un'azienda canadese, mi sembra, che fa queste stecche di fusaggine in varie gradazioni, in 4 gradazioni fondamentalmente, e ti devi mettere, eccetera, eccetera. Se guardate questo disegno, e adesso io purtroppo non c'ho le fasi, no? Ma questo disegno è fatto tutto praticamente usando il chiaroscuro dall'esterno. Cioè, se avessi segnato come dire, sì, ok. Se avessi segnato la matita, cioè la struttura, cioè questo disegno che è abbastanza dettagliato, no? Sembra, giusto? Allora, sembra dettagliato, ma in realtà è solo suggerito, perché col carboncino non puoi lavorare che così. E io lo uso perché vorrei definitivamente imparare a dipingere alla prima, che non è un metodo che
che per me è così, come dire, naturale, no? Allora mi metto nelle condizioni nelle quali dipingono quelli che vedo che sono bravi, lavorano. Allora, la partenza di questo, se dovessi fare la partenza di questo bozzetto, adesso la faccio in rosso, cioè questo disegno io l'ho fatto così, questa linea, adesso le faccio grosse, ma le fate leggerissime, due, anzi in realtà ho fatto un rettangolo perché questo era il mio soggetto, il soggetto stava qua dentro, poi ci ho messo sotto un altro rettangolo per indicare dov'è che partivano le basi dei tronchi. Allora, fatto questo, io ho fatto questa, che è esattamente quello che si fa con l'uva, ho fatto questo, dopodiché ho trovato questa via, vedete, si vede? Dopodiché sì, ho trovato questo e ho trovato questo, poi ho trovato questo qui e questo e su quello sono andato io, poi ho usato quello per andare a cercare, poi ho lavorato sull'esterno che era all'inizio solo un grigio, perché l'esterno è sono alberi dietro e devono risultare, anzi io qui ho sbagliato perché sono caduto nella trappola e l'ho fatti troppo definiti, dovevano essere molto meno definiti. E poi qua sotto i tronchi vengono fuori dalle macchie, in realtà dagli spazi negativi, vengono fuori da qui, io lavoravo qui, poi alla fine ho rifinito con qualche segnetto e questi tronchi neri, questi non c'erano fino proprio alla fine, riesco a spiegarmi? E quelli che lo guardano dicono oh che bello, io lo guardo e dico brutto, che schifo che ho fatto, perché ho sbagliato un sacco di cose e la cosa brutta è che io lo sapevo che stavo sbagliando, quella è la cosa veramente terrificante, cioè io sapevo che stavo sbagliando in quel momento, ci siamo? Però me lo tengo, è pubblicabile, diciamo, me lo tengo e so che farò tesoro di quello che sto facendo adesso per la prossima volta. Questo è quello che ti posso dire, Franco. Devi lavorare molto su quella cosa lì. Peraltro, sull'impostazione del cioè, ci sei, ok? Però come dire, il furore di fare forme precise ti frega, perché le forme precise vengono fuori da dei viluppi, si vede? Sì, da viluppi, vedi, addirittura linee, no? Questi viluppi poi tu li rifinisci col chiaroscuro. Questo peraltro non vale solo per te, cioè io sto parlando a suocera perché nuora intenda, perché questo è per tutti. Vedi che poi piano piano, lavorando sugli esterni e sugli interni, sta venendo fuori la forma che mi interessa. Non so se riesco. E viene molto, molto, molto più esatta che se la contorni. In più, questi segni qua poi ti ingombrano, non sai come liberartene. O devi o fare troppo scuro lo sfondo per cancellarli e farli sparire, oppure te li tieni, oppure con la gamma pane insisti ma pasticci, cioè ti danno oltretutto segni così forti, ti fanno un solco sulla carta e quindi non te ne liberi più, mentre lavorando leggero leggero come sto facendo qui, no? Io poi qui, da qui addirittura mi invento, questa è una cosa che farvelo fare, non lo so se mi sa.
perché c'è una forma di disegno per cui tu lavori solo. Per esempio, mia moglie lo sta facendo fare ad alcuni allievi di acquerello, non li fa disegnare, li fa lavorare solo con le macchie. Per cui facciamo finta che io devo disegnare una faccia. Allora che faccio? Comincio a fare una macchietta scura così, no? Questo peraltro funziona tantissimo per la creatività, nel senso che io qui ho fatto degli scarabocchi strani, no? Che però già hanno una forma. Non so se vedete. Vedete che qui io qui, se scurisco qua, no? E lavoro qui, io qui già, per esempio, potrei avere l'occhio di una lucertola. Guarda, lo vedi, vedi che sta, non so se si vede che sta apparendo. Ok? Poi che succede? Che qui a un certo punto, qui ci sarà il naso della lucertola e se c'è qui la prima narice, l'altra, la seconda narice sarà circa in questa zona. Ok? Allora a questo punto io qui il mio compito è creare delle ombre che mi giustifichino questo passaggio. A questo punto qui gli faccio un'arcata sopraccigliare un po' e qui ci sarà probabilmente ci sarà l'altro occhio. Non so se vedi che tutte le linee sono totalmente casuali, ma ti assicuro, io peraltro ho visto gente lavorare a tavoletta grafica in questa maniera, che da questo tirano fuori immagini fantasiose e iperrealiste. Ok? Perché è solo una questione di mettersi lì con la pazienza e lavorare, tirar fuori piano piano, no? Quindi quello che, cioè giocare con le masse, io in questo momento sto praticamente giocando con le masse, ovvero il disegno cioè non esiste una linea di contorno, anche perché intorno alle forme non ci sono linee, le linee sono qualcosa che noi è qualcosa di concettuale, cioè in realtà è qualcosa che appartiene al lato sinistro del cervello. Forse a voi non vi ho mai fatto il discorso del lato destro, lato sinistro, ma noi disegniamo col lato destro del cervello e non col lato sinistro. È il lato sinistro che è quello logico, che crea i simboli, eccetera, eccetera. Se rimane attivo mentre disegniamo, disturba. Non so se fate caso che quando disegnate, entrate bene nel flusso del disegno, il tempo non esiste più, perché la nozione, la cognizione del tempo è un'invenzione del lato sinistro del cervello che deve dividere la realtà in prima e in dopo. Il lato destro del cervello non gliene frega niente di questa cosa, è in un eterno presente. Ok? Che in realtà è l'unica cosa che esiste, cioè l'unica cosa che esiste è questo momento qui nel quale io sto parlando, e già quando ho detto esiste è passato, è lontano quanto le guerre puniche, è una cosa che non c'è più, e quello che succederà boh, dipende da chissà che. Io ieri mattina stavo al mare, perché qui forse ho questo lusso, e c'era una vespa, io stavo in acqua e c'era una vespa che cercava di sopravvivere, no? Cioè, era caduta in acqua e quindi non sapeva come fare. Allora io mi è venuta la tentazione di andare a tirarla su, no? Per parlare del futuro, no? Per capire le questioni del... Dico, adesso la tiro su e la salvo, e poi dico, allora intanto sto interferendo nella missione della Vespa. Adesso sta Vespa o si salva da sola, cioè magari la sua missione è salvarsi, e in questa, come dire, in questa avventura
può fallire, ed è giusto che fallisca, oppure può farcela, e se io la salvo gli tolgo il vantaggio di averla fatta. Questo è un ragionamento un po', e lo so che è un po' strano, però poi dico, primo. Secondo, se io la salvo, questa si asciuga, piglia e vola via, vola e va verso la strada litoranea, entra dentro la finestra il finestrino della macchina. L'autista, per scamparsela, si mette come è successo a un mio amico che è finito fuori strada perché per cacciare via una Vespa dalla cosa, gira, mette sotto 4 persone, ok? E rimane un orfano di quella famiglia, 4 persone della famiglia, che erano in 5, uno rimane orfano e fa una vita talmente grama che diventa così cattivo che diventa il prossimo imperatore, dittatore mondiale. Che ne so io che salvando questa Vespa non faccio questa cosa, perché il futuro è assolutamente intangibile, però dipende, questo è il principio del karma, no? Dipende da quello che noi facciamo in ogni momento. Quindi se vuoi imparare, se vuoi il disegno del tuo futuro, caro Franco, devi fare dalla mano, ok? Va bene. Però di nuovo, tornando a quello che hai fatto te, quello che hai fatto te funziona, cioè io vedo come dire dei buoni passaggi. Ti manca però, cioè ti manca di abbandonare le linee di contorno, e non è facile, te lo dice uno che ci ha combattuto molto, e di fare la sensibilità, che chiaramente essendo principiante non puoi aver stabilito, di fare la sensibilità della gestione del tratteggio della matita. Quindi queste sono le tue missioni. Una cosa che ti può aiutare molto è fare cose semplici, ovvero quell'esercizio dell'uovo, del filmato che ho messo nella dispensa. Ok? Sì, mi ricordo, sì, sì, va bene. Lo devi farlo andare, perché se vuoi la creatività devi avere il controllo. Purtroppo c'è sempre questo equivoco, no? Cioè, la creatività senza controllo è totalmente casuale. Tu se vuoi suonare la tromba devi studiare le note, il solfeggio e anche come si gestisce, cioè, e quindi devi fare una serie di le scale, devi fare tutta una serie di cose, no? Non c'è scampo. O lo fai da dilettante e prendi vizi e fai, oppure lo fai stabilendo buone regole di partenza. Detto questo, buon lavoro. Ok, grazie. C'è da lavorare, non c'è niente da fare. Ok, allora questi li togliamo di mezzo. Un po' ho spiegato, un po' ho divagato. Io ho una Però, domanda. però questo è? Io ho una domanda. Dimmi. Nel senso, capito tutto il discorso di individuare le masse, che non si lavora sui contorni, però ci sono anche quei casi in cui il disegno coi contorni ha una certa stilistica precisa. Certo. Penso magari ai Non fumetti, discuto. certi tipi di illustrazioni. In quei casi come In si quei lavora? casi, allora, sai gestire le masse oppure non le sai gestire. Allora, in quei casi, fai vignette, per cui non ti interessa, sei interessata al tuo mondo, stai facendo Snoopy, stai facendo i Peanuts, ok? A quel punto il tuo segno anche lì c'è da farlo, quindi non è una cosa che, cioè, specie quelle linee così stilizzate non vengono fuori così, vengono fuori perché c'è un distillato, perché c'è un lavoro dietro. E quella è una cosa. Oppure B, non sei minimamente interessato alle proporzioni. C, l'hai fatto talmente tanto lo studio che non c'è bisogno non hai bisogno di frequentarle, oppure fai una scelta stilistica precisa. Se tu guardi Schiele, lo conosci? Sì. Ok, lì hai visto che allora, primo lui non è che è disinteressato dalle proporzioni,
le usa in termini, cioè usa le deformazioni proporzionali in termini espressivi, quindi non solo le conosce, ma le padroneggia a un livello che noi non siamo, non so se riesco a spiegarmi. B sceglie stilisticamente di usare la linea pulita pura. Okay. È ritornato al mio cane. Ah, sei tornato, cagnaccio. Che io la sera lo faccio uscire nel paese, adesso mi deve fare 3 ore di feste. Ok, bravo. Mazza quanto puzza sempre quando torna, è terribile. Sai cuccia, dai, sì. Ah, perché ora vuoi mangiare, no? Adesso aspetti, c'ho da fare io. Sì, ok, stavamo parlando di Scile oppure tutto il disegno Liberty. Tutto il disegno Liberty si appoggia sulle linee, no? Però sotto c'è uno studio approfondito. Guardate, non so come si chiama, Mucha, conoscete? Sì, sì. Andate a vedere che studi faceva, oppure anche adesso girano per Munch, lo conoscete? Sì, quello dell'urlo. Andate a vedere come disegnava quando è uscito dall'accademia. Disegnava come Muccia, ok? Scuola mitteleuropea quella, terribili. Poi decidono di seguire percorsi, no? Però, ma addirittura il pittore che più sembra il pittore libero, eccetera, cioè Van Gogh, andate a guardare come ha studiato 2 anni disegno, cioè a un certo punto ha smesso di dipingere e per 2 anni ha studiato disegno e basta. Leggeva qualsiasi cosa, sapeva tutto del disegno e della pittura. Quindi non è per niente, come dire, un naif è Ligabue, ma ne abbiamo già parlato? Mi sto ripetendo? No, Ligabue no. Un naif è Ligabue non c'aveva nessuna scuola, era poveraccio anche un po', cioè molto poco adattato e in qualche maniera ha trovato delle sue strade, però era incastrato lì, non poteva fare altro. Certo, quello che faceva era pazzesco, perché non so se avete visto i filmati nei quali lui sta dipingendo la tigre e fa la faccia da tigre che poi disegnerà, cioè aveva le sue strade, però, come dire, non poteva decidere dove andare, poteva fare solo quello che si trovava a portata perché non aveva la cultura per uscire dal suo bozzolo, per cui cioè, per capirci, era uno che c'era questa giornalista che è andata a intervistare, un filmato così, e questo che è terribile. C'era questa giornalista che era andata a intervistarlo e lui, ma tu mi piaci tantissimo, perché almeno una volta non mi fai fare le cose che gli uomini fanno con le donne, e su, e per favore, cioè non capiva il contesto nel quale era. Non so se riesco a spiegarmi. Ci siamo? Cioè, motocicletta 10 HP, cioè, non so se conoscete quella canzone che ti do la motocicletta se mi dici sì, non esiste, no? Ecco, quello è il contesto. Detto questo, passiamo avanti, vediamo Fabiola. Dunque, Francesca, Franco, Paola, Fabi, anche lei ha fatto l'uva e basta, è bene, bella. L'uva è una bella prova. Eccola qua. Allora, qui vediamo un altro un attimo. Qual è il primo? Questi sono gli studi?
Quelle sono le prime i primi due. Sì. tentativi. Allora, quasi quasi preferisco il primo al secondo, perché il primo c'ha meno problemi di contorni. Ah, Sti contorni, lo so che sono una nemesi del principiante. Il contorno è un guaio brutto. Bisogna capire perché ti danno sicurezza, fra virgolette. Pensi che una volta che l'hai stabilito hai fatto i confini. Invece il disegno e la pittura non hanno confini, no? Non ci sono. Per cui questa cosa va bene, però c'è questo problema. Okay. No? L'altra cosa, io sarei... no, peraltro, ecco, per esempio questa zona qui non me l'hai fatta niente male, quest'altra qui non è... Aspetta, più su, ok. Perché sei entrata, cioè dal fondo, sei entrata col tratteggio anche all'interno, un po', no? Quindi probabilmente è più probabile che tu abbia lavorato più per strati, per velature, che è la cosa fondamentale. Se guardate come riguardatevelo quel filmato, il filmato sì. nel quale io sto facendo vedere come si fa, perché non si vede tutto subito. Questa cosa qui mi piace, ci sono delle cose che vanno abbastanza bene. Sta cosa dei contorni ti rovina il disegno. Ok? Andiamo avanti. E l'altra cosa è che qui invece ti sei un po' persa, perché qui queste masse generali, aspetta, vediamo se riesco a renderle con un colore più, ecco, queste masse generali di tratteggio servono a darti il volume complessivo della forma, cioè del salamello, di questa cosa qui. Qui c'è tratteggio, qui c'è tratteggio, qui c'è ombra e qui c'è ombra. Se non fai questo, non si capisce da dove viene. E questa cosa qui la devi fare non acino per acino, che è la tentazione nella quale cadiamo. È grande. Ma per masse grandi. Cioè gli acini in questo caso sono un insieme. Poi all'interno di questo poi vai a fare le differenziazioni, che è esattamente quello che ho fatto quando ho fatto quel disegno il disegno che vi stavo facendo vedere prima, questo qua. Ok, ovvio l'immagine, adesso lo rimettiamo perché poi francamente alla fine è tutto lì, è tutto lì. In questa maniera di gestire le masse. Allora, insieme a me c'erano molti allievi, no? E si erano persi sui contorni del tronco, per cui hanno fatto solo il tronco, perché il tronco com'era? Pieno di linee, no? E senza sfondo, per cui è un tronco nel vuoto, no? Che va bene perché comunque allena l'occhio, allena la sensibilità, va tutto bene. Infatti, poi peraltro queste domeniche mattine sono il mio cioè non faccio lezione, s'arrangiano, per cui ognuno fa, come dire, fa il suo e basta, no? Però funziona così. Ci siamo? Questo mi sa che conviene che lo tengo fuori. Quindi quello che hai fatto va abbastanza bene. Anche tu c'hai dei problemi che sono... Vedi com'è piatto? Se io levo chiaroscuri? Sì. Devi imparare a lavorare per masse e poi, per esempio, in queste zone, facciamo finta... Abbiamo questa zona qui, no? Allora, in questa zona... Che colore c'ho? Sì, ok. Più scuro.
vado a cercarmi quelle che si chiamano le ombre di contatto. Anche tu, se rifai l'esercizio dell'uovo più volte, vedrai quanto questa ombra di contatto è importante. Chiaramente sia tu che Franco, ma anche cioè voi tutti, state facendo una sensibilità alle variazioni di tono, cioè di valori di chiaroscuro, che parte da una sensibilità stereotipata e deve diventare una sensibilità personale e alta, se volete disegnare dal vero. Perché vedi che solo accennando appena, non so, si vede, no? Troppo Sì. no. Solo accennando appena. Ma tu poi che hai fatto? Hai sfumato? Che hai fatto qui? Perché lo vedo molto sfocato. Forse la foto che è venuta un po' sfocata, non Ok. ho sfumato. Un trucco che poi voi avete già, avreste visto, però non ve li ricordate, è anche giusto. Un trucco è lavorare a rifinire con una matita più dura. Cioè tu adesso non so con che matita hai lavorato, mi immagino da quello che vedo forse Sì. potrebbe essere una 2B, potrebbe essere? No, sono arrivata anche a 8B, perché poi non Ho riesco a capito. scoprire Sì, 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 sì. sfondo. Eh sì, perché poi siccome schiacciate molto, la carta diventa Sì, non lo refrattaria, prende non la più. prende più. Però provate a ripassare quando hai dato l'8B, ti prendi una H bella appuntita, bella a lancia, e la usi per andare a dettagliare quello che c'è. Quello che succede è che tu non stai disegnando con l'H, la mina dell'H non cede, però stai modellando tutta quella grafite 2B o 4B o 8B che c'hai già sulla carta. Riesco a spiegarmi? Sì. Questo nell'esercizio della rosa io a un certo punto lo faccio, non so che quello è lunghissimo, lo so che è lunghissimo, per cui diventa noioso e uno tende a saltare, però si perde certi punti che sono fondamentali. Ok? Ok. Quindi pure te sì, va bene, anche tu c'hai da sviluppare, dovete andare leggeri. Una cosa che dovreste imparare si chiama pazienza, cioè dovreste andare leggeri, sapere che all'inizio gli esercizi vanno fatti, come dire, lentamente, respirando tranquilli, e magari uno che sa disegnare al risultato ci arriva in 10 passaggi e a voi ne servono 40. Però, cioè, come dire, gustateveli perché sono un percorso cioè, sono la cosa che vi educherà la mano, per cui a un certo punto arriverete a farlo in 10 o anche 5 passaggi, perché avrete capito ciò che conta per voi, poi peraltro. Cioè, io adesso vi sto insegnando dei metodi standard per vedere voi come li svilupperete, no? Cioè, chiunque disegna conoscendo certe basi, poi chiunque disegna quelle basi le usa a modo suo quando comincia a diventare e quindi bene così, continuate. Okay. Questo qui quindi lo togliamo, non salvo. Quest'altro, ricordatela questa cosa, vedi, cioè qui gli interventi che hai fatto qui per esempio e qui erano come andavano fatti, cioè su tutto l'insieme della forma, ok? Qui Okay. dentro, Sì. perché questa cosa qui, vedi questo, il fatto che questo acino sta indietro e sta in ombra, cioè ci sono delle buone intuizioni che hai capito, ok? Vai Okay. avanti.
Anche questo lo togliamo. Adesso vediamo di che altro mi occupo. Per esempio di Adelia. Cioè, solo per cosa? Per ordine alfabetico. Non vorrei che Beatrice abbi, quindi Abbi. certo di fesserie ne dico, e che devo fare? Purtroppo. Adelia, 1 e 2 mi va bene. Che c'hai da dirmi su questo? Allora, io non ho fatto tutti i piccoli Non hai fatto? bozzettini che i visi piccolini che c'era da fare. Ah beh, non è quello. No, perché non avevo ancora capito questa figura, la Ho capito. posizione in cui era, insomma, infatti te la volta scorsa mi dicevi appunto che il mento, che la mandibola non era giusta, Sì, sì, c'è l'orecchio che non si vede. allora di nuovo, No? tieni presente che io ti do delle indicazioni No, beh, ma generali, poi uno insiste perché si affeziona a quel disegno che peraltro non mi sembra, vabbè, qui l'hai trovata e qui ne sei uscita abbastanza bene. Poi se mi metto a valutare certe proporzioni, certe cose, eccetera, sembra che divento ipercritico, però come dire, per il tuo livello questo è un gran disegno, ok? Perché tu come me non sai disegnare, quindi stiamo tutti imparando e quindi va bene così. Però stavi dicendo una cosa. no, l'ho trovato veramente difficile perché non riuscivo a capire bene la posizione. Non è un profilo semplice perché poi si vede la parte sotto il Oltretutto mento. guarda non verso di te ma lontano da te peraltro. Cioè, Quindi c'è una prevalenza dello volevo, zigomo, cioè questo zigomo si vede di più. Sì, no, devo vabbè. tentare di farlo meglio, di capirlo di più. Ma in Poi vabbè, effetti, io poi mi perdo via. sì, allora, comunque a me va bene tutto. Poi il fatto che hai tirato queste linee che sono, come dice, sono linee ripassate, cioè una è sbagliata, questa è meglio e questa è meglio. Questa abitudine al gesto istintivo è ottima perché è il gesto istintivo che diventa preciso e non c'è niente da fare. È così, tu se ti metti, incaponisci a cercare di fare il contorno preciso, sta succedendo questo. Tutti i muscoli del mio avambraccio sono tutti tesi, sia quelli attivi che quelli che dovrebbero rimanere passivi, perché sto cercando di controllare e quindi cercando di controllare c'è una guerra fra due entità che invece dovrebbero agire in collaborazione, alcune rilassandosi e alcune tendendosi. Cioè è un problema di ergonomia che però non è così semplice. Quando avete imparato a sbattere, io cucino, quindi non è che sto facendo. Quando abbiamo imparato a sbattere le uova con la forchetta, mica era così automatica e fluida la cosa, era un macello, giusto? E che succedeva? Che il braccio diventava un pezzo di marmo duro che si riempiva di acido lattico e ti fermavi perché mi devo riposare un attimo e devo ripartire. Adesso quando lo fai neanche te ne accorgi. Okay? E prendi il bianco e lo trasformi, lo fai a neve in un attimo, no? Cioè molto in fretta, insomma, molto più in fretta. Non solo, ma sai che ci vuole quel tempo. Cioè Io uso quello elettrico. ma anche con quello elettrico, perché io pure uso quello elettrico adesso, ma anche quello elettrico ci vuole quel tempo lì, non puoi forzare certe No, ho cose, non capito. puoi forzarle.
Quindi questo che hai fatto mi va benissimo. Di nuovo, vedi, allora, io adesso te l'ho scarabocchiato tutto, non si capisce più niente. Di nuovo, mi piacciono molto queste linee qui e un po' meno questa. Perché se questa mi veniva fuori da Viluppi, tac, 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 tac. Che è successo? Non segna più adesso. Che ho fatto? Non li ho neanche messi tutti perché No, ecco perché ho fatto così. Cioè, queste linee forzate in questa maniera, cioè queste cose qui ti aiutano molto. Non è così semplice arrivare. Cioè, se tu crei dei viluppi con tante linee implicite che poi in realtà andranno via, perché sono molto leggere, vanno bene. Questo studio che hai fatto è ottimo. Questo studio mettendo l'Umis là dentro. che non riuscivo a capire proprio la posizione. L'Umis serve a quello, eh. Poi una volta che l'hai capito, tu a un certo punto saprai che questa curva qui è qua e non la tracci neanche. La vai a cercare col chiaroscuro. Per cui adesso sto facendo, come dire, sto seguendo la linea di Termine. Vi ricordate, ti ricordi dall'uovo, no? Sì. La storia della linea di Termine, e poi per cui qui è tutto scuro. Adesso non mi ricordo se è tutto scuro qua o è tutto scuro di qua, ma su quella linea lì, percorrendo quella, ti crea un confine fra le due cose. Ok, quindi questa cosa che hai fatto va bene. Questa anche ho le stesse osservazioni da fare, nel senso linee più decise, cioè più ricerca del sviluppo che tendiamo ad andare a vedere le cose fatte abbiamo la prescia, no? Sì, Però no, qui volevo capire le Franco zone ti d'ombra. potrebbe insegnare che la gatta presciolosa ha fatto i gatti ciechi, cioè questo è un no, perché tu sei più o meno delle parti mie, quindi questa qui si dice, a Roma si dice, penso che pure delle parti tue, no? Ok. E detto questo, siamo qui hai messo, ti sei scatenata col chiaroscuro, va bene, ti conviene, adesso non so su che carta lavoravi, se era una carta Una cartaccia da pacco. benissimo, fantastico. È fantastica perché ti limita, non puoi fare particolare, sei costretta una cosa che ti conviene è fare in modo che i tratteggi bianchi non vadano a toccare i tratteggi scuri, cioè devi lasciare, vedrai come ti risalta, devi lasciare il tono della carta in mezzo fra i due. Ok. Perché quello te lo fa saltare, se te lo fa saltare e comincerai a pensare, oh caspita, però questa carta da macchina non è niente male, t'assicuro. C'è aspetta, come si chiama? Tanino Liberatore, non so se lo conoscete. È uno dei vecchi disegnatori, dei grandi disegnatori del male, di Frigidaire, di quella generazione lì. Quello che ha fatto Rank Xerox, non so se che era, no, vabbè, era un cyborg che era costruito però a partire da una fotocopiatrice Rank Xerox, per cui vabbè, era una specie di mostra. Cercatevelo perché lui disegna da Dio e lui lavora tantissimo sulla carta da pacchi, quella vergata. Tanino Liberatore. Fa dei disegni un po' osceni anche, però cioè, ma non, cioè proprio osceni, cioè in certi casi esagera, fa, che so, disegna subnormali, un po' mostri, eccetera, però pazzesco. Vabbè, adesso abbiamo,
Però Adelia, quello che hai fatto va bene, dobbiamo continuare. Io vi sto dando, già l'ho messo a voi cominceremo a lavorare sull'occhio. Sull'occhio vi do gli ho dato degli schemi, degli approcci, no? E poi dei modelli da fare solo della parte dell'occhio, giocandoci col chiaroscuro. Più ne fate meglio è, se li fate male va benissimo, fateli. Guardate, ne fate il più possibile, non tanto, perché io ho messo tanti esercizi. Ok? Perché così adesso andiamo a sviluppare una parte della testa per volta, per poi rimetterle tutti insieme facendo il modello dei piani facciali. Che è è un modello molto interessante e molto utile per capire come si muove la luce sulle forme. Prego. No, io non ho detto nulla. Ok, allora comincio ad avere le allucinazioni uditive. Accidenti. Allora, quindi questo va bene. Chiudiamo. Siamo alla B. Come a scuola, però d'ora in poi devo fare pure qualcosa a salvare. Ok. Andiamo alla B. E dove sta? E ce l'avevo. Ah, eccoli. Ah, tu ne hai fatti tanti direttamente, giusto? Se non sbaglio. Le hai fatti seguendo? Copia. Ah, li devo trasferire. Tac. Perché non me li dà? Si è bloccato tutto. Un supported file field. Scusate un attimo, che è successo? Ok. E ok, perché non me li sopporta? JPEG, qual è il problema? Beatrice, fammi vedere. Boh, allora facciamo così. Copia. E questo è il primo, giusto? E va bene. Cioè, tu hai seguito, hai fatto quell'esercizio, hai visto, è utile, no? Lui usa poi un modello leggermente diverso perché se l'è adattato, cioè, c'è un po' di Loomis e un po' di piani facciali, quindi stiamo introducendo. Gli zigomi, Cosa? È il gioco i piani facciali, quelli dagli zigomi, le tempie. Un po' di rally, un po' di tutti questi modelli, perché ognuno di noi poi fa un mischione di tutte queste esperienze e sceglie le cose che gli sono utili. Ok? Quindi quello che hai fatto qui, vabbè, c'hai avuto problemi? Diciamo che io ho cercato di farlo seguendo il video. Sì. In realtà l'ho fatto un paio di volte, avrei voluto farlo più volte perché comunque non so quanto riuscirei a farlo da sola senza riferimento, ma quello forse ci vuole molto. Uno deve farlo, cioè deve farlo tante volte, è ovvio che... Sì, ho seguito il video, l'ho rallentato al 75, poi al 50% perché comunque dice no, aspetta, correggi, fai... Poi a un certo punto diventano un po' più confusionari i profili che fa, ho notato, quindi diventa anche un po' più difficile. Sì, allora qui... Però... è un bel esercizio, ma è un bel suggerimento di esercizio. Sì. E non è un caso che lui l'abbia fatto
che lui l'abbia fatto in maniera così sommaria, no? Perché c'è un altro bellissimo esercizio che ho visto, che consiste nel partire, cioè fai una macchietta, poi qui ne fai un'altra, a questo punto vai a, si vede quello, sì, ok. Poi a un certo punto, a questo punto vai a cercare la posizione e da questo poi parti e cominci a gestire la forma della faccia, partendo da fondamentalmente in genere, che è tutto al contrario, no? Cioè questo lo fai bene se tu sai già dove sta un orecchio, dove sta una testa, no? Però l'esercizio consiste nel fare il minimo indispensabile, che è per esempio un esercizio fantastico per chi fa fumetti, perché se guardate Corto Maltese, lo conoscete come fumetto? Sono quattro macchie effettive, cioè lui faceva la testa, faceva questo. Poi qui ci metteva il cappello, qui era tutto in ombra, qui ci metteva uno zigomo forte, qui ci metteva un altro. Vabbè, io non sono Ugo Pratt, quindi abbiate pazienza. Ci ho fatto... Però, chiaro, faceva questi 4 segni e usciva fuori e non c'aveva neanche bisogno. E perché lo faceva? Sapete, lui l'ha spiegato. Allora, siccome il fumettista guadagnano poco, no? Lui si era sviluppato questa tecnica a pennello molto rapida a macchie perché faceva un sacco di tavole molto rapidamente e quindi produceva tantissimo. Poi chiaramente è diventata una cifra stilistica ed è diventato un disegno di Ugo Pratt, insomma. Ciò non lo ha mai, cioè non lo esimeva dal conoscere perfettamente questo tipo di cose. Cioè queste tipo di cose stanno sotto qualsiasi tipo di stile padroneggiato. Diversamente ci sono le fotocopiatrici umane, che sono un'altra cosa. Cioè che fai una cosa senza sapere dove stai mettendo le mani, no? E quindi non ti accorgi che stai facendo degli errori clamorosi e quindi i tuoi disegni divengono così, al massimo possono sembrare una fotografia, non essendolo. Quindi proprio, vabbè. Ve lo dicevo che ha fatto iperrealismo per anni perché lo pagavano bene, quindi però considerando che era un lavoro da ragioniere, cioè fare dell'iperrealismo con l'aerografo, capito, queste cose, è un lavoro, secondo me, da ragione, cioè stai lì, devi fare delle procedure, è una cosa, è di una noia mortale. Lo fai perché ti pagano tanto e allora lo fai, ma se no, cioè se stai cercando le tue cose, è vero, chi è che ha visto Ventrone? C'è qualcuno che ha detto, ho visto Ventrone, wow! È vero, però anche lui era, alla fine era così annoiato che ritoccava le fotografie a colori. Che io so trappole, che gli pagavano quanto quadri fa, cioè lui, quel tipo di pittura per fare un quadro 100 per 150, un metro per 2, faceva della roba enorme poi, perché quello è un altro trucco, devi lavorare molto in grande perché poi sembra ci metti un anno, ne fai 2 all'anno, lui ne sfornava 20-30 all'anno, come faceva? Non aveva come dire Ghost Painter, cioè non aveva lavoranti, lavorava da solo, lavorava molto con una fotografa. Detto questo, questi vanno bene, gli altri li facciamo vedere però più o meno sono tutti 1, 2, questo qui, copialo. Vediamo se funziona. No, non funziona, lo devo proprio aprire.
Tac. Adesso funziona. Sì, boh. Misteri dei programmi. Anche questo sono un po' verticali, ma insomma sono tutte sciocchezze. Cioè lo vedi di profilo è un po' schiacciato, però non è... L'esercizio è questo e va bene, è utile. Penso, no? Che, come dire, abbia messo alla prova certe... perché hai dovuto capire certe cose. Adesso poi vedremo che frutti darà questa cosa. Che altro c'ho da vedere? Questo qua, copia. Sì, vanno bene, vanno bene. Certo, ci sono dei piccoli inciampi, ma è abbastanza anche Sì, naturale. poi tanto più vai di profilo e tanto più vai di scorcio. Il scorcio diventa un po' più complicato, eccetera, ma Sì. comunque Beh, va insomma, bene. difetti ce ne sono tanti. Ma questo è normale, cioè, Sì, dovrei farlo tante volte. devi farlo tanto, ma su questo non discuto. Un po' è lo stesso discorso di Franco e Fabiola, non è che Sì, sì. non se ne esce, questo è, non se ne esce, è così. Ma io pure. Quindi torniamo. Che altro mi hai fatto vedere? Ma questi 4 hai fatto. 1, 2, 3, 4. E vanno tutti bene, hai fatto bene. Io ti direi proprio, molla questa roba, dedicati a questa storia degli occhi. Poi probabilmente ritornateci nel forum, voi avanzati, perché nel caso, come dire, aggiungo altri o link a filmati nei quali si vede bene sta cosa, eccetera. Quindi ogni tanto tornate a dare un'occhiata. Comunque già c'è il primo esercizio, la dispensa c'è. Sì, io già visto. Poi, quindi Beatrice abbiamo fatto, questo abbiamo fatto, abbiamo Francesca. Vediamo un po' se questo invece... Ah, questo lo fa vedere. Francesca è abbastanza buono. C'ha un tratteggio un po' sbrigativo, ma non è niente male. Vediamo un po'. Ok. E va bene, sì, allora, è sottovalutato tutta questa parte qui è tutta sottovalutata, è troppo piccola ed è sopravvalutata la parte del volto, che è un errore classico, perché noi tendiamo a ingrandire, c'è un esercizio, non so se ve ne ho mai parlato. Allora, voi prendete uno specchio, prendete un pennarello